Good afternoon, ladies and gentlemen. I don't speak, non parlare italiano. My friend Giorgio is going to translate. So welcome to the Spread Peace exhibition, and we're going to tell a little bit about the peace this afternoon. Quindi benvenuti alla mostra sulle Strand West. Questo pomeriggio vi diremo qualche cosa su questi animali. So every spring I bring a new animal to the beach, and during the summer I do all kinds of experiments with the wind and the water and the sand. And at the end of the summer I'm a little bit wiser about how the animals have to survive. Quindi ogni estate, il suo metodo di lavorare è questo: ogni estate Theo porta un animale sulla spiaggia, il suo habitat naturale, fa tutti i tipi di esperimenti, quindi con la sabbia, aria, acqua, e al termine dell'estate sarà ne saprà di più rispetto a come la macchina si comporta, sarà più saggio, ecco. And at that moment I'm a little bit sick of repairing all the time and adjusting, and then I declare the animal extinct. They are dead. Quindi per questa ragione alla fine del processo in estate è molto, diciamo, stufo di continuare a riparare gli animali, di sistemare tutti i loro problemi, per cui quando l'estate finisce l'animale viene dichiarato estinto. So they go to the boneyard, and since a few years these boneyards are adopted in exhibitions like this. So all the animals you will find here, they are dead and extinct. Quindi una volta che l'animale è dichiarato estinto, è morto e viene portato nel cimitero degli animali. Ora, le carcasse che facevano parte di questo cimitero da qualche anno a questa parte sono diventati gli oggetti di questa esibizione, quindi tutti quelli che vedete qua, tutti questi animali sono morti e più precisamente sono estinti. But sometimes in cases then we can reanimate an extinct animal, just like in the case of the Animalis humerus, which is standing behind me. Quindi capita però alle volte che nonostante l'animale sia estinto, abbia finito il suo ciclo vitale, possa essere rianimato. E questo è il caso dell'Animalis humerus, che è l'animale che sta alle nostre spalle. So you see out there the wings, which are folded in this moment. That would be the case when the wind is quite strong, so they're as small as possible. Quindi vedete che sul suo dorso c'è tutta una vela. La ragione per cui in questo momento è ammainata, così era anche sulla spiaggia nel momento in cui il vento era molto forte. But as soon as the wind is gentle and nice, then they can spread out. Quindi, quando invece la brezza diventa leggera, le vele fanno questo, quindi si espandono, diventano più grandi. Then they catch the wind, and they are Quindi vedete, quando catturano il vento le vele iniziano a muoversi, così come vedete. You see here the turning crankshaft, and there's a small pump connected to the crankshaft. Le vele This is the pompa. Quindi le vele quando si muovono vanno ad agire su quell'albero di trasmissione che girando va ad agire su questo oggetto che è una pompa. So would you pick this up? Thank you. Yes, it's perfect. Grazie. So here you find a small O-ring at the end, and if you put it in a tube, you have a piston and a pump. Quindi la pompa è fatta di due tubi concentrici, il più piccolo ha attorno un anello di gomma che, diciamo, è della taglia perfetta del tubo più grande, in maniera tale che quando si muova funzioni proprio come la pompa di una bicicletta. So here you see the pompa, which is connected with the crankshaft, and it goes up and down just like a bicycle pump. Quello che vedete è che mentre proprio le vele si muovono, vanno a muovere tutta la trasmissione, la pompa si apre e si chiude e, diciamo, funziona come una pompa di bicicletta. Quindi So it pumps air into these bottles to high pressure. And that's energy
which they need in case that the wind falls away on the beach, they still have a little bit of energy in their wind stomach. That's how I call this. Quindi quello che succede è che pompando l'aria dentro queste bottiglie di fatto la pressione aumenta e questa può essere utilizzata come forma di energia utile quando per esempio di vento non ce n'è. Now today, especially for you, we have a compressor and we can compress the air in it so we can reanimate the animal. Quindi oggi questo animale è connesso a un compressore e tramite questo compressore quello che riusciremo a fare sarà rianimare questo animale. So here in the front you see the water feeder. So this tube is vital for surviving on the beach. It goes over the ground and it sucks in air all the time. Quindi questo è uno strumento di sopravvivenza che l'humerus ha, in particolare è un oggetto che è capace di riempirsi d'acqua, come sostanzialmente il tubo viaggia a questa altezza sul terreno e di passo in passo, mentre di passo in passo quello che fa è tirare dentro aria. It feels the resistance of when it goes into the sea. It sucks in the water and feels the resistance, and then the animal should do something because it has to save itself from water. So it has to run out of water. Quello che accade è che il sistema è in grado di distinguere quando sta tirando dentro acqua e quando sta tirando dentro aria, in particolare quando sta tirando dentro dell'acqua l'animale sa che è in pericolo, quindi deve fare qualche cosa per allontanarsi da questo pericolo. So it uses the pressed air in the bottles to come forward. And let's see if it's still able to take some steps this extinct animal Animalis. Quello che succederà è che l'animale inizierà a muoversi, vogliamo capire se è ancora in grado di farlo. So this is animal is reanimated by pressed air, but you can also reanimate animals by human power. Quindi questo è un animale che può essere rianimato usando aria compressa, però ci sono anche animali che possono essere rianimati tramite, diciamo, la forza muscolare umana. Let's try to reanimate this animal here. Fantastico. This is the Animalis orbis, which catches the wind with the sails and it's pushed directly by the wind. Quindi
Questo si chiama animalis ortis, è un animale che cammina, in particolare sfrutta l'energia del vento che gonfia le sue vele e per questa ragione viene spinto e si muove. Yeah, you can do it also from the other side. Let's put it. Yes, good. Bravo, sì. So in 1991, I decided to invent this leg system, and it works in a way that it stays on the same level. Normally we toss up and down, but strand beast always walk with the same level. Quindi nel 91 Theo ha lavorato a questo sistema, diciamo a queste gambe dell'animale. In particolare potete osservare che mentre cammina l'animale rimane sempre allo stesso livello, cioè non barcolla, non cambia la propria, diciamo, altezza pian piano, rimane sempre allo stesso livello quando cammina. Ah, puoi anche spingere. Se mi sta lì, spingi. Ok. Vai. There is another animal which you can reanimate on this side. So about 3 years ago, I developed a new way of walking. Quindi questo è un altro animale che possiamo rianimare noi umani singoli senza l'utilizzo di aria compressa. In particolare ci ha detto che questo è un animale che cammina in un modo differente. Ha iniziato a lavorare su questo genere di animali 3 anni fa. Giulio, tira. Vuoi provare? Vuoi provare? Allora. Premi. Allora, prendi. 2 hands. Due mani e occhio, spostatevi. Yes. Caterpillars have the big advantage that they don't have turning joints. So they don't get sand in the joints either. So this can have a sandstorm and these will stand up again and just walk again. Quindi, che vantaggio hanno questi animali tipo bruchi rispetto agli animali con le gambe che non hanno, fondamentalmente non hanno dei giunti rotanti, quindi anche dopo una tempesta di sabbia in cui la sabbia si infila un po' ovunque, non hanno sabbia che si infila lì dentro rischiando di rompere la struttura, quindi anche dopo una tempesta di sabbia questi potranno di nuovo camminare, torneranno su e continueranno a muoversi. I had the privilege that I was invited a year and a half ago by NASA in Pasadena, in the United States, to join the brainstorm sessions for missions to Mars, to Venus. Quindi, a proposito di questo modo di muoversi, per aver inventato questo modo, Theo è stato invitato nel 2017 a Pasadena, nella sede della NASA, alle sessioni di brainstorming che riguardano la costruzione di una sonda per andare su Venere. We got a lecture for the whole personnel. E quindi ha tenuto una lezione per tutto il personale che si occupa di questo progetto. I advised them to take the caterpillar system to Venus. I hope they're gonna take my advice. E gli ha consigliato diciamo, come metodo di movimento per un'eventuale sonda di utilizzare lo stesso che usano gli animali di questo tipo. Because you can roll it up so it fits in a space capsule, in a round space capsule. Questo perché potete arrotolarlo e riuscirebbe a stare all'interno di una capsula, di una navetta spaziale. So it would be very wise to use this system for Venus. Poi ha scritto
So he's asking if the asperities of the terrain are can be avoided by using such a moving system. Yes, well, they walk on very rough terrain. Yes, they go over it. Because you can see this as a big tractor wheel. So it's a wheel like this, you could say. You don't have the top, you just have the bottom. Quindi quello che sta dicendo è che riesce a muoversi bene anche su terreni molto accidentati e la ragione è che potete immaginarvi come se fossero delle ruote di un trattore di cui però rimane solo la parte inferiore. Il movimento è lo stesso, quindi per questa ragione anche sul terreno accidentato è adatto a muoversi. So we go that way. So here you see some extinct animals, and I think what I'm doing is not really intellectual design, intelligent design. It's really an evolution process, because many things I try are quite disappointing. You could see them as mutations, and as you know, 99% of all the mutations, they fail. Quindi mi sta dicendo, a proposito del suo metodo di lavoro, lui non lo considera un metodo di design intelligente, quindi di pensare prima a fare, diciamo, come dire, a trovare qual è la soluzione migliore possibile e seguire una strada sola. È più un processo che riguarda, cioè molto simile a quello dell'evoluzione, per cui data un animale ci sono tante mutazioni, lui le prova e vabbè, come succede in natura, su 100 mutazioni 99 sono un disastro. So you got to get used to disappointments. And while I'm working on the beach, sometimes it happens that, which gives a little bit of hope, you could say. Quindi capita però, nonostante la maggior parte delle volte si accumulino più che altro tentativi falliti, capita che uno spiraglio di speranza si apra, vede qualcosa che succede sulla spiaggia che, diciamo, dà adito a credere che ci sia una strada percorribile. She says that I'm crazy. No. Opposite of this. You ever read Plato? She says that you remind her of dice demiurgo in inglese, demiurg, something like this. So you know the creature that shapes the world in the view of the world of Plato. Okay. Yes. That one. Yes. So, Viene a posteriori, non a priori. so every time you take a small step, you could say, the process is very slow, but and hard to predict, because every time I try something, you cannot predict it's going to work. So the path is very capricious and very curly and hard to predict. Quindi per questa ragione non è una strada che va dritto per dritto, si prova per tentativi e quindi come conseguenza il percorso è molto tortuoso, quindi si va un po' da una parte, un po' dall'altra ed è difficile capire poi dove si vada a finire, ecco. Quanto tempo di solito impiega il processo? Visto che poi interviene dopo, però no, quanto tempo Okay, impiega? she's asking how long did every animal take you to be created? Yes, well, let's do the questions a little bit later. Otherwise, is that okay? We do this later. Ok, So- chiede di fare domande dopo. So I may wake up in the morning with an ingenious idea, and then I go to the beach and I try to realize that idea. But always these tubes, they protest. They seem to want something else. Quindi quello che sta dicendo è lui magari si sveglia una mattina che ha un'idea ingegnosa e la prima cosa che fa è andare nello studio a provare a capire come realizzarla, solo che questi tubi, cioè, non è facile maneggiarli, questi passano la maggior parte del loro tempo a protestare, a far capire che quel metodo non va bene. So you could see my work as a constant dialogue with the tubes, so to find out what the tubes want. So I have to listen to the tubes and they bring me where I am. Quindi quello che lui ci sta dicendo è che quello che possiamo vedere il suo lavoro come un dialogo costante tra lui e il materiale, quindi i tubi, nel senso che poi saranno i tubi a determinare, diciamo, facendoci capire cosa possiamo fare e cosa no, dove questa strada che abbiamo imboccato ci porterà.
So, for instance, if you see here, this was one of the first caterpillars, and it walked, but very hard. It was very heavy, and while watching what was happening, I could slowly develop it better. So it's walking better now. But after this, probably in a few years, will go very lightly. That even that little small boy there can pull it. Quindi ci sta dicendo, come esempio di questo, voi avete visto, diciamo, un bruco che si muove molto bene. Questo alle nostre spalle è il primo della famiglia dei bruchi e era molto pesante, quindi faceva molta fatica a muoversi, la maggior parte dei casi non si muoveva proprio. Tuttavia diciamo, quello spiraglio lasciato da quei pochi passi che faceva nel pomeriggio poi è quello che gli è servito per arrivare prima a, diciamo, elaborare quello, e successivamente spera che in pochi anni si arrivi a un bruco sufficientemente leggero che anche un bambino piccolo possa tirarlo in maniera molto facile. Ecco. So here you see a caterpillar which is driven by pressed air. So there are pumps on the side. There are 64 pumps which put it in a peristaltic movement. If you put pressed air in, these are the front pumps, so they lift it up and then it waves and it goes forward. Quindi, come un altro esempio di sviluppo, questo è un bruco che ha delle pompe, quindi dei muscoli come quelli che abbiamo visto per Humerus, e che cosa accade? Semplicemente se c'è aria compressa, queste si espandono. In particolare, partendo da quelli all'inizio, si riesce a replicare il moto, diciamo, ondulatorio che avete visto per quell'altro.